tutti, benvenuti sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo dell'Isula Damascus. Andiamo a vedere le caratteristiche tecniche. A proposito, le guancette in G10 sono da comprare a parte, io le ho messe successivamente perché è più comodo ed è più bello, il coltello vale la pena avere le sue guancette e non il paracord, visto anche il valore collezionistico che può avere. Guancette pesa 84 grammi, senza guancette pesa 55 grammi. Allora, la lunghezza della lama è 7 cm circa, 6,7 cm per la precisione, la lunghezza totale è sotto i 16 cm, siamo a 15,7 cm. Lo spessore della lama è 4,2 mm. Adesso vi faccio vedere lo spessore della lama, è 4,2 mm. Senz'altro brutta, è il solito, io qua ho messo del paracord arancione per fare due passanti da mettere in cintura, invece della solita clip che gli ho tolto è ovviamente il foderino. Potevano dare un foderino in cuoio per una così tanta bellezza, invece il solito foderino in plastica stampata che fa benissimo il suo lavoro, ma che sicuramente non gli rende merito. Il coltello è trattenuto benissimo, ma come vedete non è proprio il top in bellezza estetica. E ovviamente la forma è quella solita dell'Isula. Devo dire che si impugna bene, pur essendo la versione, io preferisco l'Isula 2 perché ha un manico più importante e circa mezzo centimetro in più di lama, ecco, però questo è perfetto, guardate, si impugna benissimo, cioè si riescono a usare, anch'io che ho le mani grandi, le 4 dita, e quindi come coltello si può utilizzare benissimo sia in una posizione che nell'altra, che anche nella presa inversa. Allora, l'acciaio è un acciaio damasco, abbiamo detto, circa 57 HRC, quindi è temprato abbastanza morbido, tiene discretamente bene il filo e si affila veramente con uno sputo come il 1095 tradizionale con cui è fatto l'Isula e l'Isula 2 e gli ESI in genere. Guardate la bellezza veramente di questa lama. Certo che lo tirate fuori dalla tasca per aprire un panino, tagliare qualcosa, è uno spettacolo per chi vi guarda sicuramente. Il costo si fa sentire. Allora, l'acciaio è 10,95 e 10,44 dovrebbe essere, però poco si sa, e che ci sia il 10,95 è sicuro, dell'altro tipo di acciaio si sa veramente poco. C'è chi dice un tipo di acciaio, chi dice un altro, c'è chi dice che la ESI ne ha assemblati con un tipo di acciaio e con un tipo di un altro, per cui è difficile risalire per ogni singolo modello ai due tipi di acciaio utilizzati. Il 1095 di base c'è sempre, comunque su quello siamo d'accordo. Abbiamo il foro, in questo caso delle guancette da comprare a parte per il nostro laccetto o il nostro paracord, e vediamo come esce di fabbrica. Vedete che è veramente affilatissima. Come al solito la filatura è molto fine ma non a rasoissimo, perché ovviamente sono coltelli nati per lavorare oltre che il cibo il legno, quindi un filo troppo sottile al quale ci si può arrivare, bastano 2 colpi di pietra in più o di strop, tenderà a schiacciare leggermente il filo, quindi ecco che vengono prodotti qualcosina meno raffinati come filo. Devo dire che è un peccato utilizzarlo per il legno, un coltellino così va utilizzato per tagliare il sigaro cubano, per
sbucciarsi la mela davanti a tutti, è un po' per fare come si può usare un termine, i grandeur, per non usare un termine in francese ovviamente, e quindi questo è il motivo dell'esistenza di questo Isola Damasco, la sua bellezza, ma funziona poi nell'intagliare il legno eccetera, sicuramente. Guardate come prende subito il legno, cioè veramente, e lavora veramente bene, nel senso che se lo volete prendere e poi utilizzare per del lavoro in campagna, nell'orto, in giardino, lui il suo lavoro lo fa, è spettacolare come lavorano sempre l'Isola della Isi. Bene, e ora vediamolo nei dettagli. Vedete la gimpatura tipica che c'è su tutta l'isola, che permette una presa senza scivolamento del pollice. Vedete come mangia il legno veramente in maniera, vi faccio vedere i pezzi che stacca proprio, non c'è nessun problema a utilizzarlo. Ovviamente è veramente esteticamente bello. Teniamo alla nota dolente il prezzo, oltre al fatto che ormai è praticamente fuori produzione, se ne trovano ancora in giro, ma si fa fatica. Oggi come oggi si trova senza manicatura, che costa 50 euro circa, l'acquistabile a parte. Oggi come oggi viene sulle 270-280 euro, quindi se lo trovate a meno prendetelo al volo. Vale la pena? Beh, vista la bellezza sicuramente sì, a mio parere è di una bellezza estetica. Poi nero così, c'è la versione un po' più scura, perché c'è anche la versione un po' più chiara, con la sua manicatura nera, è sicuramente una bellezza, mettiamola così. Scrivetemi qua nei commenti cosa ne pensate, mettete il like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, solo il 20% di voi iscritti al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti da Armando.